Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro, che è di quelli che utilizziamo un po' tutti quanti, il lami blu. Perché tutti quanti? Perché è un inchiostro comunque di facile reperibilità, si trova in parecchie cartolibrerie, in parecchi negozi, anzi in tutti possiamo dire i negozi che trattano articoli stilografici, è un inchiostro onesto, costa il giusto, funziona come dovrebbe funzionare un inchiostro, quindi è una di quelle scelte che molto spesso ci vengono suggerite da chi vende gli inchiostri, suggerite da chi, come sottoscritto gli inchiostri, li conosce abbastanza trasversalmente perché ne maneggio quotidianamente decine e decine e quindi sì, è un inchiostro che vale la pena provare. Poi la tinta piace, la tinta non piace, però è uno di quelli con i quali ci si deve comunque confrontare, perché fa il suo lavoro onestamente, con tutti i pennini. Non è l'unico, ci sono altri inchiostri che io considero personalmente delle pietre miliari, il Pelikan 4001 blu, ad esempio, il Waterman blu, il Florida, l'Aurora blu o Blue Black più recente. Sono inchiostri che vanno comunque presi in considerazione soprattutto quando si incomincia ad esplorare il mondo stilografico. E allora andiamo con ordine. Innanzitutto il calamaio, un calamaio che avrete senz'altro avuto modo di conoscere, che ha questa particolarità, la base con la carta assorbente, che è un accessorio che sta sparendo dalle scrivanie, dagli scrittoi, invece è molto utile perché, soprattutto quelli come me che si macchiano le mani o quando intingiamo la penna, sia per il converter che per caricarla con un movimento tipo il pistone o altri sistemi, può capitare che si tocchino le pareti, eccetera. La carta assorbente è sempre utile. E guardiamo il calamaio. Il calamaio è un calamaio da 50 ml con un tappo, come avete visto, che reca stampigliato il nome del produttore, in questo caso è Lamy, un calamaio che mi piace particolarmente perché è di quelli stabili, lo mettiamo giù, non si rovescia, non è facile a ribaltarsi, quindi bene così soprattutto per quelli come Marco Chiari, un'imboccatura abbastanza capiente, direi adeguata per infilarci anche penne di un certo spessore e poi, cosa che magari non si può osservare, adesso che l'ho aperto non vi faccio vedere, sotto c'è una vaschetta proprio piccola come può essere un dito, la punta di un dito, che serve per l'appunto per andare a prendere fino alle ultime gocce di inchiostro. Un calamaio in vetro, anche questo sapete che è una cosa che apprezzo perché comunque è un materiale che tende a preservare meglio di altri il nostro inchiostro. Non mi è mai capitato sui tappi Lamy di questa serie che si staccasse il controtappo, che è questo che vedete qui, mentre su altri inchiostri prodotti da Lamy, come ad esempio la serie più pregiata che si chiama Crystal, quella effettivamente uno su due fa questo cosa che mi disturba molto perché poi va riposizionata, ci si sporca, va toccata, cade per terra, insomma è una cosa che non mi piace molto e anche tra l'altro non così facilmente risolvibile con delle colle, perché poi vanno comunque tappate nel calamaio, insomma dovrebbe pensarci il produttore e in questo caso il problema è risolto. Quindi bene tutta questa descrizione, bene anche il prezzo che lo pone comunque con una decina di euro per 50 ml, un inchiostro non tra i più economici, intendiamoci, perché magari con un Röhrer Cleaner si può fare di meglio, oppure qualche altro inchiostro che si aggira sempre attorno ai 5, 6, anche 7 euro per 50 ml, qui ne spendiamo 10, però comunque acquistiamo anche appunto questo piccolo valore aggiunto, questa caratteristica che lo contraddistingue un po', insomma va bene così, a ognuno la sua scelta. Il colore di oggi è il colore blu. Vi ho accennato prima alla linea Crystal, la linea Crystal sarebbe la linea pregiata della casa, quindi inchiostri che si ispirano ai cristalli, più precisamente alle gemme. Li ho provati in lungo e in largo, quindi trovate le prove nel canale YouTube, però devo comunque sempre rimarcare nel caso di Lamy, come avviene in parte anche con Pelikan, che la linea base è formulata davvero bene. Quindi
Troviamo qualcosa di meglio, ma certo che sì, nella linea Crystal, però non aspettatevi un salto quantico, un salto significativo di una qualità che è già ben presente e appunto in questo tipo di calamaio. Non mi resta che andarlo a provare come al solito su una carta Rhodia che vado a predisporre, e prima di mettere nero su bianco, anzi blu su bianco con la Pilot, buttiamo l'occhio nel calamaio. Allora, che cosa vedono i miei occhi? Vedono un blu intenso, molto bello, ehm, con una tendenza anche talvolta al violetto, quindi a un po' di rosso che lo porta verso il viola scuro, ma quello intenso per l'appunto violetto. Un blu abbastanza cangiante, ma ammetto che potrebbe essere il riflesso che questa ampia porzione di vetro riversa poi sul colore. Non noto invece alcuna viscosità all'occhio, non vedo sul vetro delle rimanenze lente a confluire nella vasca dell'inchiostro, quindi presumo che sia un inchiostro abbastanza leggero da quel punto di vista. Lo mettiamo subito alla prova, non prima di avergli dato una bella annusata. Non sento alcun odore se non lievissimo, insomma, e quindi probabilmente ci sono stabilizzanti anche per l'aspetto olfattivo. Buona la chiusura, buona la stabilità, andiamolo a provare. L'ho montato su una stilografica Plumix con il pennino M della Pilot. Quello che hanno osservato i miei occhi nel calamaio lo ritrovo in questa sensazione di scrittura, e cioè un inchiostro che non si pone come un inchiostro oleoso, come un inchiostro viscoso che crea un film fra pennino e carta. Sento che il pennino, un pennino particolarmente appuntito, ora vado anche a scriverlo, è il pennino, non appuntito, scusatemi, tagliente, pennino M virgolettato, perché proprio di M non si tratta, della Pilot Plumix, perché come vedete sa essere molto affilato quando lo usiamo di taglio, e quindi ecco qua, sentite, scoperto come un rasoio, infatti non scrive perché il lato secco è quello. Quindi un inchiostro che effettivamente non ci offre la protezione che altri inchiostri offrono, ma è anche un po' una prerogativa degli inchiostri lami, che io trovo con una formulazione quasi neutra, neutra dal punto di vista dell'interazione fra pennino e carta. Molto spesso utilizzo questo inchiostro come tester. Mi serve proprio per capire quanto rispetto a nuovi inchiostri che vado ad esaminare, i nuovi inchiostri siano più o meno propensi a proteggere il pennino, a lubrificarlo. Quindi è un inchiostro di riferimento, sebbene ammetto la tinta di questo inchiostro non mi piace moltissimo, sono più per dei blu un po' più decisi. Questo invece è bello come intonazione, mi piace, però come avete visto tende un pochettino, non appena si asciuga, guardate, appena messo giù è molto più vibrante, più intenso, ma non appena si asciuga tende un pochettino a sbiadire, diviene un blu che non posso definire pastellato, però si avvicina abbastanza ad un blu molto gentile, ad un blu non troppo profondo, quindi i miei occhi lo vedono quasi come un azzurro intenso e scuro, quindi verso la parte bassa della gamma, ma non proprio come un blu di quelli che piacciono a me. Però sono opinioni più che personali. Trovo che ci sia una coerenza nella gamma, nel senso che non si discosta molto, non c'è quell'effetto shading che che con certi pennini come questo ad esempio riescono ad emergere, e soprattutto in combinazione con una carta come questa, che è la carta Rhodia. Ma qui non stiamo parlando di queste caratteristiche Rhodia, quanto piuttosto della scorrevolezza naturale
che questo inchiostro conferisce ai pennini. Perché scorrevolezza naturale? Perché non c'è artificio, non c'è lo stratagemma, non c'è la base oleosa che fa scorrere anche uno spillo oppure un chiodo. È un inchiostro correttamente formulato, sta qui in questo zero, in questa giusta misura che io ho evidenziato, insomma, nel novero dei miei inchiostri. L'asciugatura è abbastanza veloce, insomma la trovo nella norma, ma vi parlo qui di un test assolutamente non scientifico perché non è un parametro al quale sto molto attento. Mi interessa di più, come vi dicevo, osservare la coerenza del tratto, e qui c'è tutta. Mi interessa capire se passa il foglio, ma assolutamente no, sulla carta Rodia meno che meno. Mi preme capire quanto si stabilizzi il colore nel tempo, e cioè qui vedo che non appena è asciugato, quello è il colore e quello resterà. Per andare ad esaminarlo, insomma, in maniera un po' più completa, lo provo e lo metto a confronto con altre carte sulle quali precedentemente ho già provato a scrivere. Non ho mai incontrato problemi di spiumaggio, cioè di quella diffusione capillare superficiale, ma è un inchiostro che non aumenta di sicuro il flusso, è un inchiostro che ancora una volta, anche per questa caratteristica, si pone proprio nello zero, nella giusta metà degli inchiostri. Se avete una penna che ha il flusso un po' risicato, sappiate che ve la ritrovate tale quale. Se la penna ha flusso abbondante, perché l'alimentatore o il pennino eccetera, ve la ritrovate decisamente lì. In altre parole, non potete intervenire con questo inchiostro per variare la qualità o la quantità del flusso. Ancora una volta, ecco perché lo tengo un po' come tester, come una giusta misura. Eccolo qua, osserviamolo un po' più da vicino. Oltretutto, oltre alle qualità che vi ho appena manifestato, cioè che lo pone effettivamente in questa giusta metà, in questo equilibrio di formulazione, eccetera, c'è anche il fatto che non mi ha mai dato problemi di incrostazione, di otturazione delle parti, dei componenti, quindi bene anche per quello, cosa che invece altri inchiostri, sapete, sono più inclini a produrre. Eccolo qua, un blu che poi non è così deciso come mi sarei aspettato. Andiamolo a vedere su un'altra carta, perché questa è una carta Rodia che, come sapete, ha una finitura molto liscia, molto levigata, un bianco luminoso, brillante, con un'intonazione tendenzialmente un po' più sul caldo, ma comunque la finitura, vedete, è molto luminosa, quindi crea anche un bel contrasto, e la mettiamo a confronto invece con un altro test che è quello sulla carta Pigna. Questo è un blocco Pigna Style, quindi una carta decisamente economica, ma in antitesi con la Rodia, perché innanzitutto il bianco è un bianco più freddo, è una carta rigata, e quindi già questo fatto potrebbe inficiare un pochettino la lettura cromatica dell'inchiostro, ma è anche vero che sono le carte più comuni sulle quali ci troviamo a scrivere. È una carta che soprattutto ha una finitura molto più ruvida, porosa, derivante da una lavorazione meno accurata della parte superficiale dove si va a scrivere. Quindi tanto mi può dare questa qua come informazioni, tanto mi dà questa, e poi saremo noi, voi, con le nostre analisi, le nostre sensazioni, ad andare a capire come e quale ci piace di più. Allora, innanzitutto vedo subito che la carta, questa Pigna Style, un pochettino più scura, aiuta anche l'inchiostro, gli dà un pochettino di corpo, ma qui stiamo parlando di un altro pennino, stiamo parlando di un pennino della Pelikan M, quindi molto e totalmente diverso da questo. Quando ho fatto questo foglietto, come è facile rilevare, sono stato a guardare, a analizzare, eccetera, poi ho ripreso a scrivere e la penna, come vedete, ha fatto delle variazioni, purtroppo non dipendono certo queste dall'inchiostro, cosa che qui appunto è più facile invece vedere. C'è una coerenza con l'azzurro, stavo dicendo, con questo blu su Rodia, è lo stesso blu che incontriamo qui, dove il tratto è meno netto, meno definito, ma dipende per l'appunto dalla carta. Anche su un pennino invece più corposo come quello della Pelikan doppio broad,
possiamo cominciare a vedere delle variazioni anche nelle sfumature, ma come spesso mi sentite dire non dipendono tanto dalle caratteristiche dell'inchiostro quanto più al flusso, cioè al fatto di alzare, staccare il pennino, andare più o meno velocemente, quindi variando la portata, chiamiamola così, del flusso sulla carta. Un blu che, come vedete, resta stabile già dopo poco, perché guardate, questo è il foglietto Rhodia sul quale abbiamo scritto, però comunque per i miei gusti è un pochettino troppo pastellato, poco profondo, mi piace un po' più scuro, ecco, con un po' più di identità verso quel blu che io personalmente ritengo il blu centrale. E la copertura è assolutamente garantita anche con un pennino sottile come quello. Passa il foglio? No, non passa il foglio neanche dove sono andato a calcare con le mie prove. Lo mettiamo a confronto per esempio con un altro blu che conosciamo bene, ma certo, lo mettiamo a confronto del Pelikan, il 4001, il Blue Royale, che in questo caso possiamo vedere a parità di pennino un pochettino più blu, un pochettino più intenso e anche un po' più scuro, ma anche, se si potrà notare, spero di sì, anche un pochettino orientato più verso una lieve intonazione magenta che lo porta quindi verso il violetto. Quindi io vedo anche questo, vedo però che per esempio il pennino extra fine con il quale ho fatto la prova del Pelikan Blue Royale riesce a mantenere una qualità del tratto migliore di quella che non riesco ad ottenere per esempio con lo stesso pennino con il Lamy, quindi delle differenze. E già che ci siamo andiamo a vedere anche per esempio rispetto all'Aurora Blu, che è un altro inchiostro di quelli molto conosciuti e apprezzati, sebbene lo stiamo riscontrando su una carta diversa. Questo è un quadretto da 1 centimetro, è sempre rigato in grigio, ma la rigatura, come vedete, è più spessa. Si nota effettivamente che l'Aurora Blu è più blu. È un blu che incarna di più il mio gusto personale, ma invece arrivo a preferire per esempio il Lamy, pensate un po', perché l'Aurora lo trovo maggiormente desaturato ed è una cosa che mi piace meno. Ecco, preferisco allora piuttosto una tinta che magari non risponde pienamente al mio gusto ma che è un po' più decisa, piuttosto che una che si avvicina di più ma poi è così desaturata che la trovo più lontana dalla mia idea personale. Già che ci sono, prima di salutarvi, andiamo a vedere anche su un altro inchiostro che è assolutamente di riferimento, che è il Waterman Blue, il Florida. 2 inchiostri per me di assoluto riferimento, questo lo sapete ormai, credo che chi mi segue me l'ha sentito dire tante volte. 2 inchiostri che a volte, dico a volte, sono persino difficili da identificare quando sono su pennini molto sottili, però comunque il Lamy resta un poco più deciso, un poco più convinto nell'intonazione del blu, mentre il Waterman, li mettiamo così, qui abbiamo il Waterman, qui abbiamo il Lamy, mentre il Waterman a volte sembra un pochettino più chiaro, altre volte su altre carte vengono messe in rilievo delle caratteristiche che lo rendono magari un pochettino più brillante. Insomma, è veramente un testa a testa. Non saprei dirvi comprate uno, comprate l'altro perché l'uno è migliore dell'altro, perché sono 2 inchiostri ottimi. Di sicuro esiste la versione Blue Black della Lamy. Quello mi piace molto perché mette insieme la qualità di cui abbiamo parlato adesso sul blu della Lamy, quindi della formulazione, ma con una tinta che personalmente apprezzo di più. Lo abbiamo visto su carta Rhodia, l'abbiamo visto sulla carta Pigna, andiamo a vedere come cambia quando lo utilizziamo, ad esempio, su una carta come questa, quella del Fabriano e Cocqua. Fabriano e Cocqua, una carta avoriata, in questo caso una carta a righe. Mi piace perché comunque questo colore avorio insomma lo stacca un po', trovo elegante lo stacco, ecco, e siccome non mi piace poi così tanto sulla carta bianca, forse questo lieve inganno dell'intonazione avoriata me lo fa piacere un pochettino di più.
La tinta però, come vedete, resta comunque quella, e cioè una tinta tenue, però qua il contrasto con il giallo lo rafforza un pochettino ai miei occhi, insomma non mi dispiace affatto. La carta inoltre è migliore senza dubbio di quella pigna, e quindi troviamo anche con un pennino come quello che abbiamo osservato prima, il Pelikan, un po' di shading in più. E vediamo invece sulla carta, quella della Clairefontaine, la carta bianca, una carta gemellata alla Rhodia, però in questo caso c'è una rigatura violacea. Potrà sembrare poco, ma la rigatura violacea aiuta un pochettino perché rinforza il colore, e anche in questo caso troviamo né più né meno quello che avevamo già riscontrato, cioè sensibile al flusso e comunque un blu elegante, un blu nel mio caso tendente un pochettino al pastello, perché non è così intenso come altri blu che apprezzo particolarmente. Non peraltro qui sopra abbiamo per esempio il Waterman, ecco, con il quale vi ho già fatto il confronto precedentemente. Grazie amici e ai prossimi video. Ciao a tutti.